Ciao a tutti e a tutte e bentornati e bentornate sul nostro canale o benvenuti e benvenute se questa è la prima volta che capitate qui. Eccoci dunque alla seconda lezione di questa settimana dedicata agli usi sconosciuti di alcune strutture grammaticali molto famose della lingua italiana. Quest'oggi, miei cari e mie care, vi parlerò di un uso sconosciuto, mi sono resa conto che è abbastanza sconosciuto, di un uso sconosciuto dei pronomi dimostrativi, questo, questa, quello, quella, e il plurale, ovviamente, che ora non ripeto perché ce ne sono tanti. Quindi questa ultima cosa per dire che questa non sarà una lezione su come formare i pronomi dimostrativi, che immagino arrivati a questo livello sappiate già, perché vi dico che questa è una lezione di livello avanzato, ok? Quindi non sarà una lezione su come formare i pronomi dimostrativi, ma sarà una lezione che vi spiegherà un uso poco conosciuto dei pronomi dimostrativi, questo e quello. Per semplificare, userò soltanto durante la lezione quelli singolari, questo, questa, quello, quella. Mi sono appena resa conto che ho detto per ben 3 volte pronomi dimostrativi, mi sono sbagliata. Volevo dire i dimostrativi. Questa sarà una lezione su un uso poco conosciuto dei dimostrativi. Stavo dicendo di nuovo pronomi, accidenti. Questa sarà una lezione su un uso poco conosciuto dei dimostrativi. E per dimostrativi intendo ovviamente aggettivi e pronomi. Voglio questa maglietta, aggettivo. Voglio questa usato come pronome. Ok? Quindi se ripeterò di nuovo pronomi, non fate caso alle mie parole, non so perché continuo a dire pronomi. In questa lezione parlerò di un uso sconosciuto dei dimostrativi in generale, quando li utilizziamo come pronomi e quando li utilizziamo come aggettivi. Prima di andare avanti, come sempre, vi ricordo che se volete avere dei contenuti esclusivi come la trascrizione dei podcast in formato PDF, la trascrizione delle interviste in formato PDF, gli esercizi di grammatica in formato PDF, se volete avere tutti questi contenuti in formato PDF e anche i sottotitoli dei video di YouTube in formato PDF, se volete avere questi contenuti potete visitare la sezione del nostro sito Contenuti esclusivi e avere informazioni su come poter avere questi contenuti. Inoltre, sempre nella sezione Contenuti esclusivi troverete tutte le informazioni per 1. Unirvi al gruppo Telegram di Lernilango dove poter conoscere studenti e studentesse della lingua italiana e dove soprattutto poter fare delle domande a me. E 2. In questa sezione troverete tutte le informazioni per partecipare al quiz mensile di Lernilango. Quiz che se vincerete vi darà la possibilità di vincere un'ora di lezione con la sottoscritta, con me sempre. Quindi per maggiori informazioni visitate il nostro sito lernilango.com e troverete tutte queste informazioni nella sezione Contenuti esclusivi. E dunque anche oggi gambe in spalla e iniziamo con questa lezione di grammatica. Allora, come immagino già sappiate, i dimostrativi, l'ho detto bene, i dimostrativi hanno nella lingua la funzione di indicatori, hanno cioè la funzione di mostrare a chi parla con noi la vicinanza o la lontananza di un oggetto da chi sta parlando o anche da chi sta ascoltando, ok? Quindi la funzione dei dimostrativi è appunto quella di dimostrare dove si trova il nome o l'oggetto o la persona menzionata, la persona o la cosa di cui si parla, dove si trova questo elemento nello spazio. La funzione dei dimostrativi è dimostrare, indicare dove questo elemento si trova nello spazio, se vicino a chi parla o lontano da chi parla, se vicino a chi ascolta o lontano da chi ascolta. Prendo questa cosa, prendo quella cosa, questa vicino, quella lontano. Molto semplice.
ok? Questi dimostrativi, però, non solo indicano la vicinanza e la lontananza di un elemento nello spazio, ma, e qui passiamo all'uso sconosciuto, i dimostrativi indicano anche la vicinanza o la lontananza di un elemento nel tempo. Conosco questo dottore di cui mi parli. Vedete questa frase? Uso questo perché l'intera frase è al presente. Conoscevo quel dottore di cui mi hai parlato. Vedete questa frase? È interamente nel passato. Quindi, per indicare questo elemento lontano da noi nel tempo, utilizziamo il dimostrativo quello. Così come useremmo quello per indicare un elemento lontano da noi nello spazio. Quindi la lontananza o la vicinanza di questo elemento non è solo di spazio, ma è anche di tempo, molto importante da ricordare. Quindi, ripetiamo, i dimostrativi sono utilizzati in italiano per indicare la vicinanza o la lontananza di un elemento sia nello spazio che nel tempo. Quindi, quando utilizziamo questo, ci riferiamo a qualcosa che è vicino a noi dal punto di vista dello spazio, ma anche vicino a noi dal punto di vista del tempo e quindi qualcosa di cui parliamo nel presente, qualcosa che è nel presente. E al contrario, utilizziamo quello o quella per riferirci a qualcosa che è lontano da noi nello spazio, ma anche nel tempo, lontano nel passato e non nel presente. Dunque, se abbiamo una frase in cui utilizziamo il presente, utilizzeremo anche questo o questa e tutti gli altri, tutta l'altra compagnia di plurali. Se invece siamo nel passato, dobbiamo utilizzare quello, quella, perché appunto è un dimostrativo di lontananza spazio-temporale. Questa è una cosa che incontrerete, questa difficoltà di capire se usare questo, questa o quello e quella e anche i plurali. Troverete questa difficoltà soprattutto quando vi troverete a riassumere il contenuto di qualcosa. Immaginate che dovete riassumere il contenuto di un video, un podcast, un libro, un testo, un saggio, un articolo, eccetera, eccetera. Quando facciamo il riassunto, come sapete, possiamo utilizzare sia il presente che il passato. In questi casi, quando userete il presente per riferirvi a qualcosa citato nel testo, a qualsiasi altra cosa, userete il dimostrativo questo, questa e i plurali. Quando invece state parlando, state riassumendo questo contenuto al passato, in quei casi userete quasi sempre il dimostrativo quello, quella e i vari plurali. Quindi immaginiamo un video in cui chi parla descrive l'esperimento fatto da un medico in una università americana. Bene, per riassumere questo video, per riassumere il contenuto di questo video, abbiamo due opzioni. Possiamo usare il presente per riassumere il contenuto o possiamo usare il passato. Se usiamo il presente, diremo: in questo video il presentatore parla di un medico americano che fa un esperimento in una scuola con dei bambini. Questo medico dimostra che bla 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 e continuiamo con il riassunto. Vedete, in questo caso ho utilizzato questo perché l'intero riassunto è al presente. Se invece facciamo il riassunto al passato, diremo: in questo video il presentatore ha parlato di un esperimento fatto da un medico americano in una scuola con dei bambini. Quel medico ha dimostrato bla 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 bla. Vedete, in questo caso ho riassunto utilizzando il passato, allora ho utilizzato il dimostrativo quello, che è appunto il dimostrativo per la lontananza nello spazio e nel tempo.
Bene, e anche questa lezione su un uso sconosciuto delle strutture grammaticali, di alcune strutture grammaticali famose, anche questa lezione è finita. Io vi ringrazio di essere arrivati e arrivate fino alla fine. Mi raccomando, se volete fare degli esercizi, se volete praticare questo argomento, andate sul nostro sito lernilango.com e troverete degli esercizi di grammatica. Io vi ringrazio per il vostro ascolto e vi auguro un buon weekend. Ci sentiamo la prossima settimana.